Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme dei croissant sfogliati. Prepareremo i croissant interamente a mano. Partiremo dall'impasto di base, vedremo le 3 fasi della sfogliatura e realizzeremo un prodotto straordinario che non ha nulla da invidiare al croissant del bar. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti dell'impasto principale dei nostri croissant e partiamo dalla farina. Io sto utilizzando come al solito una farina zero con l'11,5% di proteine e una W pari a 230. Nel caso in cui non aveste a disposizione una farina zero, potrete miscelare al 50% una farina W0 con una farina Manitoba. Utilizzeremo del latte, dell'acqua, zucchero semolato, un pochino di burro per l'impasto, lievito di birra e sale. Tutti i pesi come al solito li troverete specificati in info box sotto il video. La prima cosa che vado a fare è sgretolare il lievito all'interno del latte. I liquidi sono a temperatura ambiente. E ora così lo faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto, quindi ora mi avvicino alla bowl dove all'interno ho messo la farina, creo una sorta di fontana, all'interno verso il latte con il lievito, l'acqua, lo zucchero e comincio ad impastare. Come l'impasto cambia di consistenza, metto il sale. Posso lasciare la spatola e impastare a mano. Prima di arrivare ad ottenere un impasto omogeneo, comincio ad aggiungere un pochino di burro alla volta e lavoro. Io sto lavorando l'impasto così a mano, se voi vorrete potrete fare esattamente questo tipo di lavorazione con una planetaria. Ho inserito anche gli ultimi 2 pezzettini di burro e ora lavoro l'impasto per una decina di minuti. Guardate dopo 10 minuti che tipo di impasto che abbiamo ottenuto, magnifico! Morbido, vedete, molto morbido, però non appiccicoso, perfetto. Io sono solita impastare o su piani di lavoro o anche così come ho fatto questa volta all'interno della bowl, però sono sicura che per voi sarà molto più semplice, se farete l'impasto a mano, lavorarlo durante questa fase sul piano di lavoro. Ora l'impasto è pronto, noi dobbiamo semplicemente fare un taglio a croce. Vedremo poi il perché. Facciamo una bella incisione profonda circa 2,5 cm, vedete? Poi chiudiamo con pellicola. E lasciamo lievitare il nostro impasto per 30 minuti a temperatura ambiente o in alternativa un'ora in frigo. Noi andremo a fare un'altra fase della preparazione. Prendo un foglio di carta da forno su cui adagio un panetto di burro. Ora lo chiudo
in questo modo, lasciando un pochino di spazio. Lo giro innanzitutto, comincio a schiacciarlo. Il burro è freddo, quindi ci vorrà un po' di tempo. Per fare più veloce possiamo battere così col mattarello. Dopo aver battuto un po' di volte da entrambi i lati, il panetto si è ammorbidito, quindi possiamo stenderlo e portarlo alla grandezza e allo spessore che a noi servono. A noi servirà una mattonella di circa 18 cm per 18 cm. E noi siamo arrivati alla grandezza desiderata, quindi chiudo la carta così e mi porto il panetto schiacciato in frigo. La pasta ha riposato 30 minuti a temperatura ambiente e ora dobbiamo iniziare la sfogliatura. Quindi tolgo l'impasto dalla ciotola, così. Vedete come già ha iniziato una leggera lievitazione. Metto un pochino di farina sul banco e ci poggio il mio panetto. Queste erano le 4 punte che avevamo fatto, i 4 tagli. E ora questi sono indispensabili perché noi cominceremo a stendere l'impasto seguendo proprio queste punte, in questo modo. Giriamo mano a mano la pasta, se serve aiutiamoci con la farina perché l'impasto è morbido. Allunghiamo così l'altra punta. Abbiamo fatto lo stesso tipo di lavorazione per la preparazione della pasta sfoglia, quindi chi di voi ha visto il video potrà notare che è lo stesso tipo di preparazione. Solo che abbiamo un impasto diverso perché il pastello della pasta sfoglia non ha lievito, quindi è molto più consistente come impasto. Come vedete io ho allargato così le 4 ali, chiamiamole così, ok? Lasciando una sorta di materassino centrale, vedete? È molto più gonfio l'impasto centralmente e lo lasceremo più gonfio. Continuo a stendere le mie ali in questo modo. A questo punto, lasciando sempre il centro più pieno, andiamo ad aprire il burro e lo disponiamo al centro del nostro impasto, così. Ed ora andiamo a ripiegare la pasta sul panetto di burro, sovrapponendo le 4 ali di impasto, chiamiamole così, continuiamo ormai a chiamarle così. Noi andremo ad ottenere nella parte superiore del nostro panetto di pasta lo stesso identico spessore della base, e questo è il motivo per cui avevamo lasciato quella sorta di materassino centrale. Ecco, l'impasto in questo modo è perfettamente chiuso e ha avvolto il panetto di burro. Vedete? Ora aiutiamoci sempre con la farina in questa fase. Possiamo iniziare a stendere, però stendiamo facendo questo tipo di lavorazione. Si picchietta la pasta contenente il burro
con il mattarello. Ora piano piano cominciamo a stendere. Parto dalla metà e vado verso l'alto, poi partirò dalla metà e porto l'impasto così verso di me. A questo punto possiamo fermarci, facciamo fare alla nostra striscia di pasta un quarto di giro e poi andiamo a piegare la nostra pasta in 3. Quindi iniziamo a fare le pieghe. Togliamo la farina in eccesso prima di piegare e ripiego. La prima piega è fatta, è una piega da 3. Vedete, abbiamo 3 strati di pasta, 1, 2, 3. A questo punto prendo così un tagliere, ma potete metterla tranquillamente su un vassoio, vado a coprire per bene con la pellicola e porto il mio impasto in frigo per 30 minuti. La pasta ha riposato 30 minuti. Ora facciamo il secondo giro di pieghe. Riprendiamo a fare esattamente lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo fatto prima. Ora con un pizzico di farina spolveriamo così il banco e iniziamo di nuovo a stendere, prima verso l'alto e poi verso il basso. Ecco fatto. Facciamo fare il solito quarto di giro al nostro impasto e chiudiamo ancora. E abbiamo fatto il secondo giro di pieghe, 3 pieghe, 1, 2, 3. Poggiamo di nuovo la pasta così sul tagliere, la copriamo con la pellicola e la portiamo ancora 30 minuti in frigo. Siamo pronti per l'ultimo giro di pieghe. Un pochino di farina sul banco, come d'abitudine. E iniziamo picchiettando e poi stendendo, esattamente come abbiamo fatto nelle 2 volte precedenti. Abbiamo ottenuto una bellissima pasta senza fuoriuscite di burro. Avete visto? E direi che a questo punto possiamo accontentarci. Ora devo far fare, come al solito, un quarto di giro alla mia pasta. Per la terza piegatura non faremo 3 pieghe, bensì 4. Vuol dire che andremo a girare il foglio di pasta così e così, vedete, fino ad arrivare alla metà. Aiutiamoci con le mani a regolarizzarla. La pasta è molto elastica. Togliamo la farina in eccesso e richiudiamo. E ora vi faccio vedere le pieghe 1, 2, 3 e 4. Quindi
Nell'ultima fase di lavorazione abbiamo fatto 4 pieghe. La copro ancora con pellicola e la porto di nuovo in frigo per ulteriori 30 minuti. Siamo pronti per stendere la pasta l'ultima volta e formare i croissant. Cominciamo a picchiettare. La stendo esattamente come abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo allungato abbastanza il nostro impasto, quindi adesso lo sollevo, gli faccio fare il classico quarto di giro e comincio ad allargarlo. Io mi fermerei così. Tolgo gli eccessi di pasta per regolarizzarla. E poi cominciamo a tagliare i croissant. Ecco, togliamo con la pasta in eccesso, poi ci si farà sicuramente qualcosa. Andiamo ad incidere la base. E ora arrotoliamo il croissant. Quando arriviamo alla punta stendiamola leggermente. Il croissant è pronto e lo metto in teglia e continuo. Eccoli qui, vedete? Mettiamoli distanziati in teglia perché dovranno crescere. Una prima teglia è pronta e ora vado a disporre il resto su un'altra teglia. Dopodiché coprirò le 2 teglie con un panno morbido e lascerò i croissant a temperatura ambiente per 1 ora e mezza. Eccoli qui, i croissant dopo 1 ora e mezza. Guardate, hanno quasi raddoppiato di volume. Adesso ho preparato un'emulsione con un tuorlo e 2 cucchiai di latte e con questa emulsione andremo a spennellare i croissant. In questa fase bisogna essere molto delicati con il pennello, mi raccomando. Evitiamo di rovinare la lievitazione ottenuta fino ad ora. Ed ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò andare i miei croissant per 15 minuti. La seconda teglia dei miei croissant è appena sfornata, questa era la prima, vedete? Se cuocerete una teglia per volta, il tempo di cottura sarà quello che vi ho indicato, 15 minuti. Mentre se vorrete cuocere contemporaneamente le 2 teglie, allora il tempo di cottura, sempre alla stessa temperatura, salirà a 25 minuti circa. Ora li lasciamo raffreddare e poi vedremo il loro interno. I miei croissant sono pronti, vorrei che foste qui con me per sentirne il profumo, hanno inebriato tutto l'ambiente. Vediamo la base, vedete? Perfettamente dorata, sfogliati, leggerissimi. Sentite? Crosta croccante. Interno meraviglioso, guardate la sfogliatura,
perfetta. Beh, io spero proprio che li rifarete in tanti questi croissant. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che i miei croissant siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.